Ci troviamo nel cuore dell'antica città di Alesa Arconidea. Quella alle mie spalle è una bellissima domus romana e si tratta di una casa a peristilio. Questa si apre sul Cardo Massimo, infatti è posta immediatamente ad est. Si tratta di una casa che è composta da un cortile centrale scoperto di 3 per 5 colonne di ordine dorico, sulle quali erano collocate delle colonne di ordine ionico che caratterizzavano un secondo piano, un secondo livello dell'abitazione. Questa è presa come esempio per ricordare quelle che erano le attività all'interno della vita quotidiana all'interno della casa. Tra le tante attività c'era la tessitura, la filatura della lana, oppure poteva esserci il cucinare e quindi anche c'erano i pasti o per esempio anche attività legate al bere, al simposio. Ma una che caratterizza tutti i momenti della vita quotidiana degli antichi abitanti alesini era il culto domestico, quindi ciascuna attività era strettamente legata ai riti, al ricordo degli antenati, i cosiddetti lari, e tutto era fatto in funzione della divinità. Giornalmente, infatti, all'inizio della giornata, la vita quotidiana, si apriva con dei sacrifici, delle piccole libagioni che il pater familias della famiglia, appunto, faceva per i lari e per le divinità. Gli spazi che erano dedicati al culto domestico potevano essere degli ambienti o una parte di uno degli ambienti della casa, oppure i cortili. Potevano esserci degli altari al centro del cortile oppure in uno degli ambulacri. Spesso gli altari erano in pietra oppure potevano essere in mattone crudo o in pietre rivestite di stucco. Non è esclusa la possibilità che altari esistessero anche in legno. Noi sappiamo dell'esistenza di altari in legno grazie ai ritrovamenti di Ercolano. Infatti, a seguito dell'eruzione del Vesuvio sono stati rinvenuti all'interno delle abitazioni romane diversi altari carbonizzati. Su questi altari spesso era collocato un oggetto strettamente legato al culto che è conosciuto con il nome di arula. Si tratta di un oggetto cilindrico di circa 30 cm di altezza e di 28 cm di diametro, che era aperto sia alla parte superiore che inferiore. Questo, posto al centro dell'altare, veniva utilizzato come punto di riferimento per versare le libagioni che erano composte da acqua, vino, latte, poteva esserci anche miele, cannella, oppure potevano essere offerte alla divinità o ai lari delle frutta, per esempio, o altri pasti prima di essere consumati. L'elemento importante è naturalmente anche la presenza di una nicchia che spesso era affiancata all'altare, all'interno del quale venivano poste le figure, che spesso erano statuette in terracotta, che richiamavano i lari e quindi gli antenati della casa oppure le divinità. L'obiettivo era quello di chiedere protezione per gli abitanti della casa, ma soprattutto protezione per la casa stessa e per tutta la città.